Buongiorno, benvenuti sul mio canale YouTube Astro Tarotina. Oggi parleremo di nuovi cicli. Abbiamo parlato di nuovi cicli in altri video, o ne parleremo, cicli dei pianeti lenti che cambiano segno, cambiano elemento, e in questa serie di cambiamenti, in questa serie di nuovi cicli, ho pensato di introdurre brevemente, poi se vi interessa andrete a approfondire, come sempre. Quello che do nei miei video sono degli stimoli a cercare, interrogarsi, cambiamento dell'asse lunare, quindi dell'asse dei nodi lunari, nodo nord e nodo sud, che a metà gennaio, 12 gennaio, passa dall'asse Ariete Bilancia all'asse Pesci Vergine. I cambiamenti dell'asse dei nodi lunari naturalmente hanno influenza non solo sugli individui, ma proprio sulla società, e indicano che cosa? Delle modifiche, dei cambiamenti che è necessario effettuare, sarebbe necessario effettuare per favorire la nostra crescita e la nostra trasformazione. Ma prima di entrare nei dettagli, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, condividerlo, mettere un pollice blu se il video vi è piaciuto, attivare la campanellina delle notifiche, scrivermi alla mia email mariacristina.astrotarot con una T finale a gmail.com se vi interessa approfondire da un punto di vista personale su di voi, proprio lavorare su di voi, e infine andare anche a visitare le pagine Instagram. Quindi cominciamo. Ma cosa sono questi nodi lunari? Non sono dei pianeti, non sono degli asteroidi, sono dei punti nel cielo che si ottengono grazie a dei calcoli. E che cosa sono in maniera più specifica? Qui ho trovato, vedete, due carte, nodo sud e nodo nord. Non so se si vede bene, ma insomma come descrizione per cercare di entrare nel discorso. I nodi lunari, cioè questi punti, appaiono all'incrocio fra due orbite, l'orbita della Luna attorno alla Terra e l'orbita apparente del Sole attorno alla Terra da un punto di vista geocentrico. Questi due punti sono uniti, li uniamo in maniera, con la nostra immaginazione, da una linea, quindi questo costituisce l'asse, e all'estremità di questo asse abbiamo un nodo nord e un nodo sud. Un nodo nord che viene detto anche ascendente, perché è il punto in cui diciamo transita la Luna quando si muove verso nord, e per questo viene chiamato anche Caput Dragonis o testa del drago. E quindi se c'è un punto nord, che naturalmente ci sarà un punto sud dall'altra parte di questo asse immaginario, che sarà l'intersezione appunto con diciamo la Luna, con l'orbita della Luna, quando questa scende verso sud, quindi viene detto nodo discendente e viene chiamato anche cauda dragonis o coda del drago. Ma al di là di queste definizioni un po' più tecniche, non vado oltre, capiamo anche intuitivamente che il nodo nord ascendente, nodo nord discendente, capiamo che il nodo nord è qualcosa verso il quale dovremmo tendere e il nodo sud è qualcosa dal quale dovremmo allontanarci o comunque metabolizzare per poi trasformarlo. Come il glifo, vedete, ecco questo, non so se si vede questo segnino qua in alto, lo troverete nelle effemeridi, la famosa tabella in cui si trovano tutti i pianeti con la loro posizione nei segni, nei giorni, nei vari giorni degli anni, no? Troverete solo la posizione del nodo nord. Quella del nodo sud naturalmente non si trova nelle effemeride, ma la si deduce perché è esattamente all'opposto. Quindi come dire, il nodo nord è una sfida, ci indica qualcosa verso il quale sarebbe bene tendere per crescere, e il nodo sud una zona di comfort, quasi un rifugio verso il quale dovremo poi pian pianino partire proprio per la nostra evoluzione. Un modo mnemonico per ricordarsi il nodo nord e il nodo sud, che mi sembra piuttosto carino, potremmo considerare che nel nodo sud
si trovano le nostre radici confortevoli, e nel nodo nord una specie di destino, chiamiamolo così, che si concretizza a ogni nuova foglia. E un altro modo anche dire da dove vengo, nodo sud, verso dove vado, nodo nord. Il movimento di questi nodi è retrogrado, in senso, voilà, questa è una parte tecnica, comunque si situano a metà strada a livello del passo dei pianeti. Cioè abbiamo già visto che i pianeti sono dei pianeti molto veloci, che vengono chiamati personali, cioè la Luna che può illuminare, vabbè, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, poi dei pianeti sociali, i cosiddetti sociali, che sono un po' più lenti, poi pianeti veramente molto lenti, che sono quelli transgenerazionali, Urano, Nettuno e Plutone. Ora, nei pianeti che hanno un passo medio abbiamo Giove e abbiamo Saturno. Giove ha un passo di 12 anni per fare il giro dello zodiaco, e Saturno 29 anni e mezzo. Ora, i nodi hanno un passo intermedio, cioè il ritorno dei nodi, i nodi mettono 18 anni circa per fare il giro dello zodiaco e rimangono in un segno un anno e mezzo. Quando un nodo passa su un punto importante nel nostro tema natale, il Sole, l'ascendente, la Luna, un ammasso planetario, che sia il nodo nord, che sia il nodo sud, è chiaro che lo sentiamo in maniera particolare. E se passa il nodo nord potremo essere chiamati veramente a realizzare il nostro destino, o comunque una parte di ciò che siamo venuti a fare nella vita, a sviluppare un ambito particolare. Se invece questo passaggio interessa più il nodo sud, potremmo essere chiamati a superare le nostre paure o anche le nostre limitazioni. Ora, abbiamo detto che a metà gennaio, il 12 gennaio del 2025, l'asse cambia, cioè passa da Ariete, Bilancia, nodo nord in Ariete, nodo sud in Bilancia, a Pesci, Vergine, nodo nord in Pesci, nodo sud in Vergine. Questo cosa vuol dire? Beh, questo vuol dire prima di tutto che passiamo da segni cardinali, quindi caratterizzati dall'azione e yang, cioè Bilancia e Ariete, rispettivamente aria e fuoco, a segni mutevoli o mobili, Ing, quindi con caratteristiche femminili, che sono i segni, i pesci e la Vergine, segno rispettivamente di acqua e segno di terra. Quindi la priorità probabilmente non sarà più quella di effettuare dei cambiamenti repentini, liberandoci da tutto ciò che ostacola la nostra crescita, ma di andare verso una flessibilità sia di pensiero che di comportamento. Quindi fra, se volete, il nodo nord in pesci, che mi parla di spiritualità, di intuizione, e il nodo sud in Vergine, quello verso il quale che dovremmo temperare, che mi parla di logica e di pragmatismo, fra una dissoluzione di confini, uno scioglimento di qualcosa dei pesci e un'organizzazione routine della Vergine. Oltretutto Nettuno esce dai pesci per entrare in Ariete, e il nodo nord esce appunto, come avevo detto, dall'Ariete per entrare nei pesci. Quindi capite che c'è proprio un incrocio energetico importante. I temi da affrontare saranno vari. Da un punto di vista collettivo sicuramente ci potrebbe essere un movimento, un incoraggiamento a trovare un equilibrio fra il servizio pratico della Vergine e la parte compassionevole e spirituale dei pesci, quindi temi che riguardano la guarigione e la salute, il servizio agli altri. A livello personale, per esempio, lavorare su questioni legate alla salute mentale, fisica, alla routine quotidiana, alla connessione spirituale, e anche ad abbracciare temi pescini, cioè di empatia, creatività, di fede, e a lasciare andare o mitigare dei temi legati più alla Vergine, come la critica, l'eccessivo perfezionismo. Naturalmente ci sarà anche un impatto sull'eclissi, ma non entro nell'argomento perché sennò sarebbe troppo lungo, e ci tengo a fare dei video di una durata media. Magari farò altri video, non lo so, insomma vedrete, se siete interessati potete scrivermi. Ora, il nodo nord in pesci, ritorniamo a questo nodo nord in pesci, eccolo qua, ci spinge verso valori spirituali, verso l'immaginazione, verso una parte più intuitiva, verso la compassione e verso la creatività.
quindi probabilmente anche lavorare su temi come gratitudine, perdono, la capacità di liberarsi dalle limitazioni materiali, soprattutto dalle paure, no? Cioè il nodo nord in pesci ci dice di staccarci per quanto possibile da aspettative rigide legate a risultati, alla perfezione, proprio per accogliere un flusso più libero della vita, anche a fidarsi, l'altra parola chiave, fidarsi di ciò che magari non vediamo, oppure in altre parole guardare oltre l'apparenza, oppure ancora seguire una saggezza intuitiva. Ecco, io vi dono delle parole chiave, a voi poi di fare un lavoro anche di ricerca e di introspezione e anche di riconnettersi a una coscienza collettiva. Noi facciamo parte di un tutto legata a un'idea di guarigione collettiva, cioè di guarigione basata sulla solidarietà. E il nodo sud in Vergine, eccolo qua, ci dice bene, allontaniamoci, elaboriamo, cerchiamo di distaccarci dal fatto di controllare troppo, di cercare la perfezione, di perderci nei dettagli, di cercare una perfezione irraggiungibile, di voler organizzare tutto nei minimi dettagli. E anche appunto la Vergine, che è legata alla produttività, al quotidiano, cercare di distaccarsi da un approccio troppo sistematico o da preoccupazioni legate troppo all'attività quotidiana e di accettare che le cose fluiscono, hanno anche un loro ritmo, sempre fidandosi, l'altra parola chiave, del processo, cosa un po' difficile per la Vergine, di fidarsi e poi di sperimentare proprio, come dire, le pratiche, veramente di sperimentare il fatto della fluidità anche nelle pratiche lavorative, no? Allontanandosi da questa ossessione per la produttività, proprio per riscoprire degli spazi personali che sono anche molto più creativi. Quindi il cambiamento d'asse dal nodo nord in Ariete che va in Pesci e il nodo sud in Bilancia che va in Vergine ci parla proprio, scusate, di un cambiamento di focus sulle relazioni interpersonali e anche sull'equilibrio sociale, portando l'asse più verso un ascolto sia personale, individuale che collettivo e su un'idea di guarigione. Cioè probabilmente in questo periodo si andrà a toccare, in questo anno e mezzo, si andrà che comincia quindi a metà gennaio 2025, si andranno a toccare delle tematiche proprio anche di ferite emotive, sia collettive che personali, ma tutto questo per poterle poi guarire chiaramente, e sia da un punto di vista individuale che collettivo andare a ricercare una nuova organizzazione del quotidiano. Questo anche per limitare o perlomeno prendere coscienza e consapevolezza dello stress, in modo da integrare dei momenti o maggiori momenti di relax e di riconnessione, oso usare la parola, spirituale. L'altro punto che mi sembra molto importante di questo asse è quello di andare verso la semplicità, cioè di lasciare da parte la complessità collettiva, collettiva, eccessiva, come dire, anche il percorrere sempre il dettaglio, no? E semplificare la vita e affidarsi a un flusso più naturale. Vedremo probabilmente emergere delle questioni legate alla salute, al benessere, alla spiritualità, ma anche al fatto di mettere in discussione quelle credenze collettive, tradizionali, quei sistemi di pensiero a quale la Vergine a volte può comunque attaccarsi per andare verso delle nuove prospettive più inclusive, perlomeno più spirituali, ma o comunque che mirano alla solidarietà, e per questo una guarigione effettivamente collettiva. Quindi per riassumere velocemente, sicuramente come ogni volta che c'è un cambiamento di asse dei nodi lunari si va verso fenomeni di trasformazione sia interiore, personale che collettiva. In questo anno e mezzo probabilmente con un'enfasi sul tema della guarigione, sulla autenticità emotiva per esempio, legate a valori di compassione, di intuito,
staccarsi per quanto possibile da analisi eccessivamente specifiche e anche abitudinarie, cioè cercare di uscire dalla si fa così, no? E abbracciare un approccio più intuitivo, più fluido della vita. Quasi mi viene da dire cercare un equilibrio, perché gli assi lunari sempre ci invitano a questo, cercare un equilibrio fra un'evoluzione personale o collettiva, energetico-spirituale, e le esigenze pratiche che ci sono, pratiche corporee della vita, quindi riequilibrare questi assi. Ora, da un punto di vista dei tarocchi, come andare a cercare, dove possiamo andare a cercare questi elementi? Beh, naturalmente il nodo nodo in pesci legato a Nettuno, non potevo non parlarvi della Luna. Naturalmente queste sono solo delle suggestioni, dei suggerimenti, poi voi potete andare a cercare quello, continuare i vostri studi. E perché? Perché questo mi parla di sensibilità, mi parla di sogno, di immaginazione, anche di angosce, anche di paure, ma soprattutto nettuniano, quindi anche di sogni, di illusioni. E poi ho ripescato comunque la carta del giudizio. Perché? Perché comunque ci sarà un cambiamento, c'è un cambiamento d'asse, quindi ci saranno dei cambiamenti, quindi ci sarà una parte sicuramente di, speriamo, di miglioramento, di trasformazione, la parola che mi piace usare, trasformazione. E poi come dire, il nodo sud, quindi in Vergine, mi parla di Mercurio, perché Mercurio è in domicilio in Vergine, quindi le due carte dei due arcani maggiori che mi ricordano Mercurio fra le altre cose sono il bagatto, naturalmente con un Mercurio caratterizzato da un'intelligenza rapida, dinamica, dall'ingegnosità, dall'abilità gestuale verbale, da una certa flessibilità anche, ma soprattutto per quanto riguarda la Vergine, la nostra imperatrice, che ci parla di lucidità, di discernimento, di intelligenza, di evoluzione, di elevazione, di comunicazione, insomma. E come pratica, come al solito, vi propongo di respirare tranquillamente, di chiudere gli occhi o tenerli aperti come desiderate, e osservare le quattro carte o una di queste quattro carte di cui abbiamo parlato, e poi vedere rispetto a questo tema di cambiamento d'assi, di cambiamento di energia dei nodi lunari. Quindi la luna, comunque, anche se non è la luna, sono dei punti che si chiamano punti lunari, in cui la luna ha qualcosa a che vedere naturalmente, vedere che cosa emerge, senza giudizio, senza paura, sempre, e lo ripeto, avendo grande fiducia nella nostra capacità di ognuno di noi di collegare logica, intuizione, ragionamento e sentimento. E non vi lascio con una frase, ma vi lascio con una serie di spunti su quali potete meditare, su quali potete fare delle ricerche, come tuffarvi nella realtà. Ecco, questo asse fra pesci e Vergine mi fa pensare a questo, il tuffarsi nettuniano, l'immergersi nettuniano, ma nella realtà, in un modo diverso, questo che ci viene chiesto. Come le piste, confrontare il sogno con la realtà, le speranze, le illusioni con le soluzioni pratiche e concrete, e tutto questo per fare cosa? Per andare verso una guarigione individuale, certo, ma collettiva. E una guarigione di cosa? Del corpo, dello spirito e dell'anima. Io tutto quello che spero. Per noi, per tutti noi naturalmente. Le raccomandazioni abituali: se questo video vi è piaciuto mettete un pollice blu, abbonatevi se non l'avete ancora fatto, condividete il video, attivate la campanellina delle notifiche, scrivetemi a mariacristina.astrotarot@gmail.com se desiderate approfondire dal punto di vista personale degli argomenti di astrologia o di tarocchi. Andate a vedere le pagine Instagram, potete mettere un commento naturalmente sotto il video, rispondo a tutti. Vi ringrazio di avermi ascoltato e guardato. Grazie, 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 alla prossima.